Buongiorno e buongiornissimo a tutti da questa piazza che è la piazza Quattro Canti. E dove sarà mai? A Palermo. Cosa faremo mai a Palermo? Allora, sicuramente a Palermo, da quello che so io, si mangia. E questo, secondo me, non c'è dubbio. Poi, cosa si mangia a Palermo? C'è un botto di cose. Cannoli, iris, istighiole, upanini cameusa, troppe cose. Quindi io amo la Sicilia, ma amo una cosa in particolare: la ricotta. E cosa c'è di più simbolico del cannolo con la ricotta? Sto cazzo, niente. Quindi quest'oggi farò un cannolo tour in giro per Palermo. Andrò a provare 4 delle pasticcerie più famose che ci sono in centro e poi decreterò secondo me qual è il cannolo più buono. Ma potrebbe anche succedere che 4 cannoli non siano abbastanza per questo tour e quindi forse ci saranno delle sorprese. Chi lo sa, lo scopriremo cannoli facendo. E dove iniziare il nostro cannolo tour se non dal posto in cui tutto ebbe inizio, o almeno così si dice, così c'è scritto un po' in giro: i segreti del chiostro, un convento dove le monache di clausura hanno creato sto piccolo cosino lungo con dentro della cosa bianca. Grazie monache. Andiamo a provare subito sto cannolo. Il nostro primo cannolo si presenta così, riempito al momento, con sopra delle gocce di cioccolato, granella di pistacchio e un po' di canditi. Allora io direi di iniziare questa bella degustazione. La cialda si sente subito che è bella croccante, ha una forma un po' diversa rispetto a quelle che si vedono in giro, perché questa qui è un po' più ampia, più larga, e poi non è Hello, darkness, my old friend. Qui il fatto che sia fritta è molto visibile, però a noi il fritto ci piace. La ricotta è buona, è bella cremosa. Mica sto cannolo mi sta diventando scomposto, però va bene. Facciamo la scarpetta nella mano. Se non ti lecchi le dita, godi solo a metà. La seconda pasticceria dove andremo a provare il nostro cannolo è la pasticceria Costa, una delle pasticcerie più famose di Palermo e anche una delle più recensite, quindi qui il cannolo bisogna provarlo assolutamente. Così è come si offre il cannolo della pasticceria Costa. C'è la ricotta, la scorzetta d'arancia e anche delle gocce di cioccolato. Adesso andiamo all'assaggio. La ricotta è molto buona, è cremosa, secondo me appunto è giusto. E poi c'è la cialdina che è bella croccante. C'è anche da dire che riempiono al momento e le gocce di cioccolato si sentono ma non troppo, quindi secondo me è una cosa a favore, perché non è pieno di gocce di cioccolato, ce n'è qualcuna, quindi ricotta sicuramente prevale ed è davvero buona. È un cannolo superlativo. Siamo vicino alla piazza Politeama per andare a mangiare il cannolo alla pasticceria Cappello, una delle pasticcerie più famose di Palermo. Questo è come si offre il cannolo della pasticceria Cappello, è riempito al momento, all'interno delle gocce di cioccolato c'è la scorzina di arancina e mo io direi di andare all'assaggio. Allora, la ricotta è buona, secondo me è molto buona.
Adamo ed Eva, state muovendo il tavolo che questa è la fotocamera, non si capisce neanche. La cialda è croccante, forse tipo un po' biscottosa, non so come posso fare a far intendere questa cialda. E poi appunto io do queste gocce di cioccolato che un po' sgranocchiano. Comunque posso dire che è buono. E dopo la pasticceria Cappello andiamo a provare adesso il cannolo all'antico caffè spinnato. Questo è come si offre il cannolo da spinnato. Allora, la cialda è più morbida, non è proprio croccante, mentre la ricotta è meno dolce, forse anche un po' più piacevole, è più compatta anche, quindi non è cremosissima, ma è un po' più compatta, che comunque questo non influisce molto sul sapore, perché comunque è buona anche questa ricotta. Willkommen a tutti quanti. Adesso facciamo uno spin-off di questo cannolo tour, perché siamo nelle Madonie. Perché se la ricotta non va da Angriterroni va dalla ricotta, precisamente va dalle pecorucce. Eccoci, ce la mangiamo fresca sta ricotta. Io avevo una pecora, questa è una breve storia triste, si chiamava Fiocco di Neve. Poi mio padre ha deciso di farla nel ruoto di patate. Qua in che posto siamo? Qua siamo a Geraci, sì. Caseificio Parri Vecchio. E i pecorucci. I mini pecorucci. Madonna. Non ci faccio più aspettare e mangiare. Adesso andiamo a mangiare il cannolino dove ci sono le pecorucce. Da come potete notare, le pecore che ci regalano queste soddisfazioni. È il momento dell'assaggio. Qui la cialda è bella friabile, la ricotta è anche un po' più cremosa. Poi la differenza è che qui non ci sono le gocce di cioccolato internamente, qui è solo granella. Devo dire che Madonna, una goduria infinita. Madonna. Grazie! Grazie a tutte, buonissimo! Grazie ancora, buono, buono, buono un sacco! Alla prossima! È proprio buono! Io adotterò una pecora. E con questa vista di Palermo noi siamo in direzione Piana degli Albanesi per provare il cannolo anche qui. Ci sono un po' di storie in cui si dice che il cannolo sia nato proprio a Piana. Noi comunque per sicurezza lo andiamo a provare, facciamo questo breve spin-off e poi mangeremo. Questo non lo mettiamo mai in dubbio. Vamos. Ed eccomi qui all'Extra Bar di Piana degli Albanesi per provare il cannolo. Perché il? Perché lui è il veterano dei cannoli. Da come potete vedere c'è la scorza d'arancia e gocce di cioccolato. Andiamo all'assaggio. Io lo amo, è pazzesco. La ricotta è bella cremosa, non è troppo dolce. La cialda è più appiattita, è anche un po' più croccante, però non è troppo croccante, è di un croccante molto piacevole. E adesso capisco perché l'Extra Bar è il creatore del cannolo. Amami, per favore, finché morte non ci separi. Qualcuno porti questo cannolo al Louvre, perché queste sono le opere d'arte che vanno esposte al Louvre. Queste. Ed eccoci qui in aeroporto perché in partenza per Bologna per decretare la fine di questo cannolo
tour. Cosa possiamo dire di questo cannolo tour? Che il cannolo è stato buono in tutti i posti che ho mangiato. Nei 4 posti provati a Palermo, Spinnato, Cappello, Costa e i Segreti del Chiostro, posso dire che il cannolo più buono nel suo complesso è stato quello di Costa. La ricotta era buona, cremosa, non troppo dolce, le gocce di cioccolato non erano troppo invasive, la cialda era croccante, friabile, ma non troppo. Poi, se avete la fortuna di essere automuniti, io vi consiglio vivamente di andare all'Extra Bar di Piana degli Albanesi, perché lì il cannolo secondo me è di una qualità maggiore, anche se forse non è stato il più buon cannolo, perché ho apprezzato la ricotta perché era dolce, c'erano quelle gocce di cioccolato, quei canditi che la rendevano buonissima, però non ho apprezzato la cialda perché era un po' troppo croccante per i miei gusti. E invece devo dire qual è stato il cannolo più buono mangiato in Sicilia, devo dire che quello di Geraci Siculo è stato il mio preferito, di una bontà indescrivibile. La ricotta era super cremosa, buonissima, dolce, non troppo, la cialda era buona, croccante, non troppo croccante, ed quindi era per quello che mi è piaciuto un sacco. Quindi devo dire che il cannolo di Geraci Siculo è stato per me il più buono mangiato in Sicilia. Poi se in Sicilia significa nel mondo, perché è la patria del cannolo e della ricotta. Detto ciò, io vado perché sennò perdo il volo. Vi ringrazio di aver visto il video, mettete mi piace, seguite Angry Terrone. Ci vedremo ad un prossimo video, una prossima degustazione, un prossimo tour, una prossima video ricetta. Grazie ancora e alla prossima. Ciao a tutti. Pigliate una macchina, pigliate un traghetto, pigliate un monopattino, pigliate quelli che cazzo mi dite pure alla pita. Ma dai pecorocci. Pecorocci is life.